Spesso le cose più bizzarre partono da una sfida, come quella volta che sfidai mio cugino a costruire una LED machine con del ferro vecchio e lui lo fece davvero. Ma questa è un'altra storia. Sai, siccome stiamo parlando da tanto tempo l'italiano, ho pensato che sarebbe una bella idea che tu imparassi lo spagnolo, così possiamo parlare sia in italiano sia in spagnolo. Cosa ne pensi? Lui è Miguel. Non ho ancora capito se è un essere umano oppure un alieno con dei superpoteri, dato che ha imparato a parlare l'italiano perfettamente in soli 6 mesi, guardando un sacco di video su YouTube e lavorando sodo. Ti piacerebbe imparare lo spagnolo? Sai che in realtà ho sempre avuto il desiderio di imparare qualche frase, qualche parola, anche solo per capire Sì. le canzoni. Sì, mi piacciono le canzoni in spagnolo. Qua però siamo già al quinto giorno. Quanto tempo mi dai, Miguel? Allora, io ti sfido a imparare lo spagnolo durante 7 giorni 7 e giorni. poi alla fine di questa settimana vedremo il risultato. È possibile imparare lo spagnolo in 7 giorni? Certo che no, ma l'importante è dare il meglio di sé per ottenere il miglior risultato possibile. Importante premessa: il mio spagnolo è a livello 0. Non ho mai avuto l'occasione giusta per confrontarmi con questa lingua, anche se mi sarebbe da sempre piaciuto. Perfetto, Ok. in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie Miguel. Oh, buona suerte. Quando si ha un tempo limitato per raggiungere un importante obiettivo è importantissima una cosa: pianificare. Innanzitutto ho deciso di ricavarmi il tempo giornaliero per questa sfida, 3 ore al giorno. Poi sono partito. Sto provando a imparare lo spagnolo in 7 giorni. Vedere dove arrivo praticamente. Quando è che hai cominciato? Ho cominciato mercoledì. Per studiare una lingua non si può che partire dall'alfabeto. È importante capire al meglio la corretta pronuncia delle lettere, soprattutto quelle che differiscono molto dalla propria lingua madre. Per questo motivo ho stampato una grammatica trovata online, molto sintetica ma precisa e accurata. Ho guardato e riguardato alcuni video su YouTube sull'alfabeto. Preparati i mattoni, arriva il momento di costruire la casa. Ecco che le lettere si mescolano assieme e si saldano per formare gli articoli, i nomi, i verbi, gli aggettivi. Mi appassiona vedere come dal nulla a poco e quasi per magia le parole iniziano ad avere un senso, acquisiscono una grafia e un suono familiari. Buenos dias! I primi 2 giorni ho studiato solamente grammatica. Mi è servito per farmi un'idea dei nomi, maschile, femminile. Poi ho studiato l'indicativo presente. Io amo, tu amas, él ama. Mi sono però reso conto che continuare a studiare solamente la grammatica non mi avrebbe aiutato molto. Per fortuna il caro Nathaniel mi è venuto in aiuto con un suo famoso video. This is a really big deal, okay? It makes a lot more sense to use words that are part of that 1 to 3,000 than it is to learn words like telephone pole or reclining chair. I'm gonna start these first couple of days by learning the top 1,000 Italian words. Because think about it, there's a huge difference. Ho così scaricato una lista dei 1000 vocaboli spagnoli più utilizzati, con l'intenzione di trascriverli e memorizzarne il maggior numero possibile. Querer, volere, aire, aria, jugar, giocare, pequeño, piccolo. Oggi vado al mare. Inizialmente l'intenzione era buona. Non può mancare lo spagnolo. Ho deciso che voglio imparare lo spagnolo in una settimana. Cosa ne pensi? Auguri. Poi l'aria di mare e di vacanza ha preso il sopravvento. Che giornata. Peccato che oggi lo spagnolo non l'ho proprio studiato.
Tutto sommato qualcosa ho imparato anche in vacanza. La playa, el mar, el sol, el castillo, la arena. Interessante che il nome della sabbia in spagnolo sia arena. Qualche mese fa, in visita a Verona, avevo scoperto che il nome dell'arena deriva proprio dalla sabbia. Il nome arena deriva dalla parola rena, che è la sabbia che veniva posta al centro nel luogo in cui si svolgevano gli spettacoli. Il quinto giorno l'avete già visto. Ovviamente non ho solo cantato, ma sono andato avanti con lo studio della grammatica e dei vocaboli. Alcune parole che ti potrebbero confondere sono salir, che in italiano sarebbe uscire, poi subir, che in italiano sarebbe salire, subire, che in spagnolo significa sufrir, anche caldo, in spagnolo significa brodo, e la nostra parola per dire caldo è calor. Poi c'è un'altra molto divertente, burro, che qua significa asino. La nostra parola per dire burro è mantequilla. Grazie, Miguel. Ah, quasi dimenticavo. Un piccolo trucchetto che ho scoperto per imparare più velocemente è quello di cambiare la lingua del telefono. El pájaro. ¿De qué país eres? ¿De qué país eres? Hoy es martes. Mi sono pure scaricato un'app per rinforzare tutto quello che avevo studiato. El escritor está en el teatro. La chaqueta se está en la tienda. ¿Cómo te llamas? Me llamo Roberto. Crisi preesame. Manca pochissimo al test con Miguel, non mi sento per niente pronto. Mi ero dimenticato di quanto difficile fosse iniziare a studiare una lingua da zero. Userò le ultime 3 ore di questa giornata riprendendo in mano le basi della grammatica, studiando nuovi vocaboli, andando avanti ad utilizzare l'app.